Per rispondere a questa domanda dobbiamo anzitutto cercare di capire come è nata. Propriamente ci sono due posizioni nella storiografia filosofica, non coeve, che propongono soluzioni diverse, che hanno anche enormi conseguenze ermeneutiche nella lettura dei primi autori. La prima a nascere fra le posizioni è quella che sostiene che la filosofia sia nata piccola. Parliamo di autori come Gomperz. All'inizio i filosofi muovevano i primi passi, passi incerti. Il sapere era abbastanza dimensionato, nonostante le domande che ponessero fossero molto grandi, le risposte che potevano dare rimangono piccole. A giustificazione di questo vi è da dire che la filosofia conosce un processo. Noi notiamo che gli autori col crescere del tempo complicano il loro pensiero, arricchiscono le loro posizioni. E come in ogni processo, la fine è sempre più grande dell'inizio, altrimenti non si dà una evoluzione. Lo vediamo in diversi contesti, anche in natura. L'albero è più grande del seme, l'uomo è più complesso e completo dell'embrione. Così anche la filosofia, come processo, sarà tanto più grande alla fine, quanto più piccola era all'inizio. L'altra posizione viene dopo. Propriamente ha conosciuto una voce altitonante nella figura di un filosofo che ha segnato tutto il pensiero novecentesco. Parliamo di Martin Heidegger, il quale a un certo punto sostiene l'esatto contrario. È impossibile che una cosa così grande come la filosofia si è manifestata all'interno dello spirito umano e della storia dell'essere umano. È impossibile che una cosa così grande, così nobile, abbia una premessa piccola e mediocre. La filosofia deve essere nata grande. La fine deve essere congrua al suo inizio e l'inizio proporzionato alla fine. Deve essere così perché altrimenti ci ritroveremmo a spiegare il più con il meno. Facciamo un esempio per rendere più comprensibile la cosa. È chiaro che, data una certa quantità, come possono essere 10 litri di un liquido, io sono in grado di asportare da quei 10 litri qualsiasi quantità di liquido ad essi inferiore. Ma da una quantità inferiore non sono in grado di tirare fuori quei 10 litri. Dal meno non si trae il più. Pertanto il meno non spiega il più. Quale soluzione possiamo dare noi di fronte a questa contrapposizione? Perché in effetti, in un certo senso, capiamo la ragionevolezza di entrambe le posizioni. Entrambi i discorsi hanno una loro logicità. Entrambi riguardano l'inizio della filosofia, quindi in un certo senso sono sincronici, riguardano lo stesso aspetto, cioè come essa è nata, però danno soluzioni completamente distinte. Quando due cose ci paiono logiche, ma contraddittorie, o una delle due è falsa, oppure la contraddizione è apparente. E quindi stanno utilizzando la parola filosofia su piani completamente diversi. Ed è questo che innesca un nuovo pensiero. Effettivamente la filosofia, come ogni forma di sapere, può essere considerata in senso attivo o in senso passivo. In senso attivo, il sapere consta delle procedure con cui si viene a conoscere qualcosa. I processi che la persona mette in atto per acquisire conoscenza. In senso passivo, la conoscenza, il sapere, così la filosofia, che è una parte di questo, consta dei contenuti che si sono acquisiti attraverso quelle procedure. Ora, i contenuti hanno a che fare con la verità. Le procedure hanno a che fare con l'esperienza dell'uomo. La verità nasce sempre grande. Pertanto, rispetto a quella porzione di verità che i primi filosofi sono riusciti a guadagnare,
parliamo di un grande inizio della filosofia, perché di nuovo la filosofia è sempre grande. La verità è sempre grande. Al contempo però le procedure si sono perfezionate e così quelle procedure, in un certo senso, hanno conosciuto un'evoluzione. Erano piccole all'inizio e sono diventate più sofisticate alla fine. Ma la verità non cambia nel frattempo. Per questo si può dire che la filosofia sia nata piccola quanto alle capacità delle persone nel filosofare, ma è sempre stata grande per le domande che ha posto, per le risposte che ha trovato. La verità, ancora una volta lo dico, nasce grande.